Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio aggiornare il mio programma sulla Serie A. Allora, l'Inter ha perso punti, soprattutto la Lazio contro il Milan. Eravamo rimasti che la Juve era intorno al 70% delle probabilità. Andiamo a vedere ora come è cambiato il nostro simulatore e quindi i suoi risultati, quindi le sue previsioni. Ho aggiornato i punteggi, ho eliminato le gare già giocate e ecco qua. La Juve ora ha il 90% di probabilità di vittoria, il 10% va la Lazio, mentre l'Inter si è appaiata all'Atalanta sotto l'1%. Innanzitutto andiamo a vedere gli istogrammi dei punti. Il picco della Lazio sta nella parte della curva della gaussiana della Juve, che probabilmente è oltre, diciamo, l'intervallo dato dalla media meno la deviazione standard, quindi risulta meno del 66% dei casi. Quindi è abbastanza improbabile che la Lazio riesca a rimontare. Cioè, per poter rimontare deve esserci più o meno una decable della Juventus. Potrebbe essere possibile, perché la Lazio comunque, guardate, questo in base ai pesi che ho assegnato io, a gare a parte 2 abbastanza semplici, 8, 7 su 10. La Juve invece ha due scontri diretti, due gare toste, quindi ha due gare più toste della Lazio, mediamente. Quindi l'Inter, mamma mia, prevede una decable perché l'Inter ha gare abbastanza toste nel calendario, l'Atalanta più o meno, insomma, addirittura secondo me l'Atalanta potrebbe superare l'Inter ormai. Comunque ho salvato ogni volta, per ogni giornata giocata, la percentuale di vittoria delle varie squadre. Proviamo a vedere un po' il trend. Vedete, la Juve mano a mano si sta avvicinando al 100%, cioè la vittoria matematica. La Lazio è scesa, qua Inter e Atalanta erano già fuori dai giochi. Vedete, la Juve sale, la Lazio è scesa dal 40 al 10 in 6 giornate. L'Inter è calata, vedete? Questa qua era la giornata mancante. Quindi è quasi un errore perché qua mancava una gara all'Inter. Dovete vedere in realtà questi punti. Vedete l'Inter man mano è scesa. L'Atalanta, nonostante ha dei valori bassissimi, in realtà è sempre cresciuta perché l'Atalanta ha sempre vinto finora. Però anche l'Atalanta, diciamo, basterà un pareggio, una sconfitta, oppure anche a furia di vincere, ma con la Juve che continua a vincere, arriverà il momento in cui tenderà a sottigliarsi. Perché la vittoria dell'Atalanta comunque è sotto l'1%, anche se il trend in crescita, ma solo per il fatto che ha continuato a vincere. Ma prima o poi tenderà a scendere anche questa. Va bene. Vi terrò aggiornati fra qualche giornata, quando ci sarà magari la vittoria definitiva della Juve. Oppure un cambiamento di qualcosa, chissà. Io comunque lo aggiorno ogni giornata, questo simulatore. Quindi commentate, mettete like al video e iscrivetevi. Ciao da Andrea. Ciao a tutti.